Che ci faccio qui? Perché sto cercando proprio in questo punto? Avrò trovato qualcosa? Alla prima domanda è grazie a uno di voi, a un utente del mio canale, che mi ha segnalato questo torrente nel quale aveva trovato dell'oro, mi aveva mandato delle foto per far vedere la campionatura che aveva trovato e aveva deciso di condividere questo suo luogo segreto. Mentre per la seconda domanda invece ho esaminato col satellite tutto l'intero torrente scegliendo un punto che mi sembrava quello più idoneo, quello che aveva più probabilità in cui ci fosse un vecchio deposito di oro. Per far questo cosa ho fatto? Ho fatto una ricerca storico-topografica nel quale con mappe di epoche diverse ho verificato se quella zona lì era rimasta uguale, integra. Dopodiché ho verificato il fiume come si è comportato, cioè la sua erosione, se si è allargato, si è ristretto, se è scavato più a sinistra, più a destra rispetto alla mia visuale. Fatto questo, ho sovrapposto tutte le mappe che avevo, che sono all'incirca come spazio-tempo 80 anni, per vedere quali sono i punti fissi in cui il materiale non si è mai mosso, o meglio, il sedimento storico è rimasto integro, intatto, non ha avuto alterazioni, quindi lì possiamo dire che ci potrebbe essere un oro bello e molto antico. Per la terza domanda invece non vi resta che seguire il video fino alla fine, così vedrete cosa ho trovato e in più imparerete qualcosa di nuovo che potrebbe essere molto utile per le vostre escursioni. Ed eccomi qui, sono arrivato quasi nel sito che vi ho fatto vedere da satellite. Ci ho impiegato 55 minuti, non ci sono sentieri, non c'è nulla, quindi è stato veramente faticoso. Prima di arrivare al punto X faccio una breve sosta e ho scelto un punto che potrebbe essere strategico, perché ci sono dei massi interessanti grossi, come potete vedere, e scaverò qui tanto per vedere com'è la situazione. Ho portato il metal che mi darà una mano per velocizzare, diciamo, le procedure, ecco. Non sono ottimista, però è solo curiosità per vedere un attimino com'è il materiale di questo torrente. E l'unica cosa che mi porta auspicio è che ho appena visto una cucinella, quindi magari quella porta fortuna. Vediamo, comunque scaverò qua. Il materiale è molto asciutto, quindi non serve bagnare il secchio. Mezzo secchio fatto, adesso andiamo a lavare. Ho fatto un assaggio lì, come vedete, adesso andiamo lì dove c'è dell'acqua e vediamo cosa c'è dentro. Fa così caldo che mi sudano anche le unghie dei piedi, pensate un po'.
Niente, solo questo quarzo rosa, sembra rosa. Non tiro fuori neanche il metal perché ho visto il materiale che c'è dentro, è molto leggero. Ho trovato soltanto 2 o 3 puntini di magnetite, quindi dovrei scendere troppo. Non è questo il mio obiettivo. Per il momento una cosa positiva è che questo torrente qua sulla carta dovrebbe essere aurifero, da mie ricerche. E non ho ancora trovato nessuna traccia di cercatore. Solo qualche traccia di animali che vengono a rabbeverarsi al fiume perché c'è tutta l'erba schiacciata. Però tracce umane non ci sono. Se trovo qualcosa è una zona vergine e potrebbe esserci un bel risultato. Ci siamo, sono dentro quella anomalia che vedevo da satellite. Questa zona qua è tutto un accumulo di detriti da parecchie decine di anni. Gli alberi non sono molto grossi, sono pochi quelli grossi che superano, penso, i 50 anni quello, ma gli altri sono molto più piccoli. E ora cerchiamo di andare all'origine di questo sedimento, che dovrebbe essere l'inizio della, chiamiamola, punta. Questi dettagli qua da satellite non potevo vederli. Vedete che pietrone che ci sono, tutte arrotondate. Queste sono state mosse dal ghiaccio, non dall'acqua. E all'interno ci sono altre sponde come quella là. Quindi diciamo che ci sono state anche delle evoluzioni in questo, chiamiamolo, sedimento. Interessante. Adesso cercherò di fare il cecchino e di trovare il punto ottimale. La cosa brutta è che purtroppo sono da solo e quindi le mie ricerche potrebbero essere non soddisfacenti, perché magari io scavo in un punto preciso e il mio collega magari a 50 centimetri trova qualcosa. Da solo ovviamente queste probabilità scendono, anche se sulla carta il posto potrebbe essere buono, deve essere buono con la fatica che ho fatto. Allora, sommariamente il punto X dovrebbe essere da questo masso qua, la zona qua, perché poi cambia, c'è una leggera curva, qua c'è un canale interno, qua è più rialzato, il sedimento c'è stato l'accumulo di quindi potrebbe essere là in cima oppure qua. È da capire un attimino. Poi là sopra c'è un altro terrazzamento che adesso vado a vedere che cos'è per capire un attimino com'è la situazione. Adesso per capire un po' la storicità di questo posto guardiamo le piante. Qua tutte piante recenti, a parte questa che è storica, e dalle piante che ci sono mi dà molte indicazioni su come si comportava l'acqua qua una volta. Quindi adesso cerco di capire e poi vediamo. Questo è il terrazzamento superiore, c'è qualche masso grosso sferico da notare, sono belli grossi, guardate la pala, 2 metri di larghezza. E anomalie qua, boh, c'è un segno di animali, di sentiero di animali, quello lì in mezzo, dove batte la luce, una pianta grossa e altre piante piccole, quindi qua sembra che il fiume si sia comportato in antichità e si sia ripetuta la stessa ciclicità sotto, dove c'è l'altro terrazzamento sotto. Ovviamente con l'erosione del torrente ha scavato sempre di più, però quest'area qua ha sempre mantenuto lo stesso, chiamiamolo, stile. Ecco, se ero sul Ticino potevo dire che era una punta storica. Cosa vuol dire? Che negli anni, con acqua alta, acqua bassa, alluvioni, tutto quello che vuoi, le punte storiche sono quelle che si ricaricano sempre, in qualunque situazione. Ecco, a vedere qua sembra uguale. Se dovessi trovare oro qua, potrei dire di aver trovato un'altra fonte di reddito. Arrivato. La zona cercata in rosso, dovrei partire da qua e arrivare fino a quel sasso là. Dovrebbe essere la parte più buona, più ricca, o almeno si spera con dell'oro. Allora, da una macro analisi adesso facciamo una micro analisi. Cioè, in quale sasso mi nascondo io che sono dell'oro
ma io penso che si nasconde dietro quel sasso lì, quello lì. Quindi adesso andrò là e scaverò dietro. Ok, decido di scavare qua. C'è molto materiale leggero, cercherò di toglierlo, di fare una passata veloce. Però adesso stavo guardando qui, ci sono questi massi incastrati. Mi sembrano un poco naturali. Ho quasi la sensazione che qualcuno qua abbia scavato. Se ci fosse qualcuno che ha scavato questa zona qua, gli farei veramente i complimenti. Un vero cercatore doc. Ha individuato il mio stesso punto e quindi sono contento. Perché guardare, boh, non lo so, magari l'acqua. Adesso proverò a togliere questi sassi qua a vedere un attimino. Però sono... perché lì è troppo pulito. Qua invece è pieno di materiale, vedete? Detriti piccolini, sassolini. Qua invece mi sembra un po' anomalo. Ripeto, se un cercatore è stato qua, gli do un bel 10 lode. Complimenti. Avevo paura di trovare qualche serpente. Non serve neanche montarlo completamente, basta collegarlo qua, così, e lasciarlo separato. Lo accendiamo, facciamo un primo controllo, vediamo se c'è qualcosa. Magari del sedimento, di scarto. Ok, vediamo. Ok, se c'è qualcosa non è grosso. Allora, per il momento il materiale che sto raccogliendo è un po' tutto molle, quindi se ci dovesse essere dell'oro sarebbe precipitato molto sotto. Adesso devo trovare una zona in profondità o lateralmente abbastanza compatta, quindi vuol dire che sono arrivato al punto giusto. Speriamo di trovarla questa parte compatta. Primo secchio fatto, adesso andiamo a controllare cosa c'è dentro. Signori, mettetevi comodi, vi spiegherò il perché non ho trovato nulla. Allora, da una parte ci sono fattori geologici positivi, nel senso che c'è oro, geologicamente parlando, storicamente parlando c'è oro, perché ci sono delle tracce storiche che ne citano, e terza, non per ultima, ma avendo un canale YouTube, molti prendono fiducia in me, in quello che dico, in quello che spiego e tutto quanto. Quindi molti di voi mi contattano per scambi di pareri, loro ritrovamenti. E questo posto qua me l'aveva consigliato una persona facendomi vedere una bella campionatura. Sono sicuro che l'ha trovata in questo torrente. Ovviamente gli ho chiesto il permesso di fare un video e come voi sapete io non metto i nomi dei posti, quindi dalla sua parte era contento che poteva condividere con me e anche uno scambio di punto di pareri sul posto e dall'altro per farmi piacere, insomma. Allora, vi dico perché non ho trovato nulla. Io ho fatto una ricerca classica, diciamo, vabbè, col metal per facilitarmi. Non ha trovato nulla il metal. Ho scavato un po' in profondità, un po' leggermente sulla sinistra, nella parte di lì,
questa parte qua che io ho toccato per ora è ancora molto morbida, quindi probabilmente è materiale recente. Questo torrente non carica più da tanto tempo per vari motivi che non vi posso dire. Quindi quello che io sto cercando, o che il cercatore cerca, è un oro vecchio, molto vecchio, quando c'era movimento. Se voi guardate qua sopra, dove c'era una volta il letto, quel famoso sedimento che si è creato di sopra, è la parte principale. Poi c'è questo piccolo terrazzamento e poi c'è la parte qui col fiume, e dove sto scavando io praticamente. È la parte recentissima, quindi qua non ci potrebbe essere praticamente nulla. Sì, magari qualcosa di piccolissimo, però il vero cuore si trova da quella sponda lì. Questo piccolo livello, che se vedete va avanti fino a quella roccia là, non è un livello, è la parte superiore, quella lì che è stata lavata col tempo. Quindi se quella parte lì sopra è stata lavata, questa qua pensate voi che roba. Qualcuno dirà, ma come fai a sapere che è stata lavata? Dovete essere degli Sherlock Holmes. Guardate questo sasso qua, bello massiccio, grosso. E guardate chi lo tiene qua. Questo sasso qui, che è qua incastrato. E com'è possibile? Nessuno l'ha messo sotto e poi ha messo giù il sasso. Questo sasso qua era appoggiato, come vedete, che ci sono ancora tutti i segni dove c'era la sabbia, il materiale. Questo sasso qui era lì per conto suo. L'acqua arrivando ha lavato tutto e ha lasciato soltanto quel sasso lì che ha fatto da supporto. Quindi, se io volessi cercare oro, trovare oro in questo posto, ma un oro serio, dovrei da lì andare avanti fino ad arrivare alla vecchia parete, alla vecchia sponda, insomma, quella parte lì. Lì posso trovare un oro molto antico e degno di nota. Ora, le soluzioni sono due. O chiamo la mia squadra e spiego tutto, anche perché vedranno questo video qua, quindi si faranno una loro idea. E da qui andiamo dentro, sperando di trovare qualcosa anche nel durante, oppure si abbandona il posto o si cerca un altro posto in questo torrente. Questo è da valutare. Non so ancora dirvelo, però volevo spiegarvi il perché non ho trovato nulla, anche se ci sono tutti questi fattori positivi. Questo vuol dire anche che quando sei in un torrente aurifero non è detto che trovi oro. C'è, ma devi sempre capire dove si nasconde. Il concentrato del materiale, c'era qualche magnetite solitaria grossa, qualche granato solitario grosso, ma nessuna vera concentrazione, perché questo qua è tutto materiale di riporto probabilmente. Andare più sotto si potrebbe, però adesso lì c'è già un masso grosso, questo è un masso grosso, vedete? Adesso magari si asciuga, se l'avete intravisto, è un masso bello grosso, quindi per andare oltre a quello si scava qua, magari ne trovo un altro, magari trovo questo qui, insomma la cosa migliore è lateralmente. Il posto comunque è fantastico, fa caldo, ogni tanto arriva un po' d'arietta e si sta bene, chissà giù in pianura che caldo che sta facendo in questo momento. Non invidio proprio le persone che in questo momento sono giù, purtroppo. Sono contento del posto, che stare sempre al verde, alla natura, fa sempre bene. Scarica la tensione, fare il cercatore è anche quello. Sforzo fisico e concentrazione quando si usa la batia. Però come voi sapete, o meno che avete imparato, quando sono depresso cosa faccio io? Non so cosa dire. Speravo di farvi vedere qualcosa di meraviglioso, invece vi ho fatto vedere, ho spiegato il perché c'è, non c'è e anche come si fanno le ricerche dall'alto. Ah, ecco, qualcuno mi sta chiedendo della mia app. Allora, la mia app è già pronta. Il problema, la parte più difficile, è renderla pubblica perché ci sono molti problemi, chiamiamoli questionari da rispondere, verifiche. Cioè una volta era facile, prendevi, buttavi su e funzionava tutto. Adesso ci sono tantissime cose da burocratiche, quindi in questo momento io sono fermo, la mia è pronta, stanno facendo le varie verifiche
dopo aver fatto le verifiche vedrò se funziona come dico io, perché una cosa è averla personale, un'altra è renderla pubblica. E poi appena è pronta vi dirò. Magari all'ultimo momento cambia anche il sistema, volevo metterla sul Play Store, in questo momento non c'è. Oppure fare una web app, che magari è una cosa più semplice, così bypasso le problematiche o i vincoli che mi danno i vari store. Vediamo. Cioè, ho fatto prima a realizzarla come volevo, che questa parte qua è tutta burocratica, incredibile. Burocratica di privacy, di guarda, anche i settaggi con vari server. Non ho un server, ho due server. Uno che gestisce una cosa, l'altro che gestisce un'altra. Poi quando si parla di intelligenza artificiale ci sono le varie API, i codici personali, anche quelli, è un casino. Vabbè, però comunque prima o poi la pubblicherò. E niente, io vi ringrazio di avermi seguito fino in questo momento. Mi spiace perché non vi ho fatto vedere dell'oro. Magari la prossima volta ve lo porto da casa e ve lo faccio vedere, non so. E niente, chi volesse provare un'esperienza con me a cercare oro mi contatti, ci mettiamo d'accordo. E che dire d'altro? Vi auguro un felice proseguimento e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti. Beh ragazzi, per voi l'avventura è finita, per me non ancora. Adesso troverò il modo per tornare indietro. Wow. Speriamo di uscire da qualche parte. Proviamo su di lì. Troverò un sentiero da qualche parte. Un'altra zona piana e un antico muretto. Ma veramente antico. Lo vedete lì? Qua la roccia c'è un foro dentro. Misteri. Confermo, ci vediamo alla prossima avventura. Sono arrivato alla macchina.